Ciao a tutti, bentornati sul mio canale di fisarmonica. Ci avviciniamo al Natale e alla fine di questo anno 2025. Oggi con questo video andiamo a parlare dei bassi della fisarmonica. Quindi torniamo sulla mano sinistra dopo un po' di video sulla mano destra. In questo video in particolare andremo a vedere quali sono i bassi più difficili da suonare, o meglio anche i bassi che si vedono meno di frequente. Quindi con tutti i bassi che abbiamo sulla mano sinistra. Serviranno davvero tutti? Una fisarmonica standard possiede 120 bassi a sinistra, ma tutti questi 120 bassi verranno sempre suonati quando andiamo a imparare nuove canzoni, oppure ce ne sono alcuni che non vengono suonati quasi mai? Andiamo a vedere da vicino con la nostra fisarmonica. Eccoci qui con i nostri bei bassi visti da vicino. Allora, comincio dicendo che per chi non avesse una panoramica già sui bassi, ho fatto un video che lo trovate qui nella scheda, dove vedrete tutto lo specchiettino dei bassi in modo da capire dove si trovano. Se invece, come la maggior parte di voi, conosce già un po' i bassi principali, quindi salendo dal Do abbiamo Do, Sol, Re, La e Mi. Il Mi probabilmente ce l'avete contrassegnato con un tasto ruvido come il Do. Scendendo invece verso i bemolli abbiamo Do, Fa, Si bemolle, Mi bemolle, probabilmente avete utilizzato anche La bemolle, che è contrassegnato anch'esso con un tasto ruvido. Allora, cosa voglio andare a spiegare sui bassi meno utilizzati? Che andando oltre a questi tasti ruvidi, quindi ad esempio La bemolle, abbiamo altri bassetti che non si utilizzano mai e intanto andiamo ad identificarli un pochino. Per esempio, sotto il La bemolle abbiamo il Re bemolle, che equivale al Do diesis. Magari vi è capitato di utilizzarlo di rado. Dopo il Re bemolle abbiamo il Sol bemolle, che equivale al Fa diesis. Anche questo avete l'occasione di usarlo solamente se fate una canzone o un esercizio in tonalità di Sol bemolle. Poi, andando ancora oltre, abbiamo il Do bemolle. Ecco, parlando di questo Do bemolle e degli altri due che poi vanno a finire la pulsantiera dei bassi, questi tre sono quelli meno utilizzati in assoluto. Probabilmente non li avete mai utilizzati nella vostra vita. Sono il Do bemolle, che equivale al Si, quindi al Si maggiore. Poi abbiamo il Fa bemolle, che equivale ovviamente al Mi, perché se attribuiamo un bemolle al Fa diventa Mi. Anche questo è un po' raro, diciamo. Se vogliamo suonare un Mi, ovviamente andiamo a prendere il Mi, quello che conosciamo, quello che troviamo sul tasto ruvido salendo dal Do. E allora, perché c'è un altro Mi anche qua giù? C'è un Mi anche qua giù perché comunque, in base alla posizione dove ci troviamo, ad esempio se stiamo facendo una canzone in Re bemolle, che è questo, è chiaro che se poi la canzone è svolta in Mi, noi possiamo benissimo utilizzare questo basso del Mi invece che star lì a salire dal Re bemolle fin su al Mi. Sarebbe un salto notevole, poiché abbiamo in mezzo un sacco di bassi, abbiamo il La bemolle, poi il tasto ruvido del Do e quello del Mi. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo a disposizione anche un Mi che segue sempre il circolo delle quinte. Adesso non sto a spiegare il circolo delle quinte, però per chi sa già cos'è il circolo delle quinte saprà che è utile avere un Mi che è vicino, ad esempio, anche a questo Do bemolle. Ripeto, questi sono bassi che si usano molto raramente, poiché dobbiamo trovare per forza un pezzo o una canzone dove abbiamo una tonalità così complicata, con tanti bemolli, da dover scendere qui sulla pulsantiera per fare un accompagnamento, ad esempio in Do bemolle. Dovremmo accompagnarlo qua giù. L'ultimo basso, che probabilmente è il meno utilizzato della storia, è questo qui. Che basso è? Equivale a un La. Perché equivale a un La? Perché è un Si doppio bemolle,
Quindi abbiamo addirittura il doppio bemolle. Non so chi di voi sappia dell'esistenza del doppio diesis e del doppio bemolle, nei miei corsi l'ho spiegato. Comunque un doppio bemolle non è altro che un Si abbassato di un tono che arriva fino all'A. Quindi questo equivale proprio all'A, quello che abbiamo anche salendo dal Do. Do, Sol, Re, La. Vedete che è lo stesso identico tasto. Vi dirò di più, quando abbassiamo questo si abbassa anche il corrispondente La, proprio perché è lo stesso identico basso, quindi abbassandone uno si abbassano tutti. Perché dico tutti? Perché oltre ad esempio a questo La e a questo Si doppio bemolle abbiamo anche la prima fila. La prima fila è quella dei bassi supplementari e si equivale alla seconda fila, quindi è esattamente uguale alla seconda fila ma con i bassi traslati. Di conseguenza su questo La abbiamo anche questo La, è la stessa nota. Abbassando questo vedete che si abbassa, non so se si vede, ma si abbassa anche l'altro La e al tempo stesso si abbassa anche questo La, che sarebbe in realtà il Si doppio bemolle. Eccolo qui. Poi continuiamo con i bassi invece che ci sono sopra al Do. Prima di farlo però vi spiego che i bassi più sui bemolli, quindi questi che ho appena spiegato, sono molto più difficili a livello di esecuzione rispetto a quelli che si trovano sopra, quindi fino alla fine della pulsantiera dei bassi. Questi sono più facili da fare perché, anche se non sembra, quando andiamo a suonare qua giù, ad esempio anche in una tonalità di La bemolle o Re bemolle, ci troviamo ad avere la mano proprio giù in fondo, quindi è più lontana dal esecutore, più lontana è la mano, invece qua su è più vicina. Più lontana si trova la mano, più sarà difficile, soprattutto in chiusura, perché poi adesso parliamo anche di apertura e di chiusura di mantice. In apertura ovviamente è più facile suonare i bassi. Perché solo i bassi? Perché i bassi ovviamente non sono come la mano destra. La destra rimane sempre ferma, la sinistra quando si apre si allontana dall'esecutore, quindi una volta che è lontana, ad esempio col mantice molto aperto, in chiusura ci troviamo ad avere più difficoltà a suonare anche un Do, proprio perché abbiamo il braccio completamente disteso e avendolo disteso ci troviamo ad avere la mano lontana, tutto il peso del mantice da dover chiudere. In apertura invece il mantice è molto leggero perché abbiamo la forza di gravità che ci aiuta. Non dobbiamo neanche quasi tirare, motivo per cui spesso molte persone, molti suonatori, insomma la maggior parte, usano più aria a chiudere perché nel tentativo di pressare il mantice si utilizza più forza e quindi si suona forse anche più forte rispetto che in apertura, dove magari non si vuole utilizzare molta forza. Questo dipende molto da suonatore a suonatore. Ma torniamo a noi. Quindi abbiamo detto che i bassi sui bemolli sono molto più difficili da fare, soprattutto in chiusura. Voglio proprio sfidarvi a fare un Sol bemolle in chiusura mentre si suona anche la destra, ovviamente. Parliamo adesso dei bassi invece sopra il Do. Quindi abbiamo il nostro bel Do, poi abbiamo il Sol, il Re e poi il La, il Mi. Fino al Mi sicuramente sarete arrivati quasi tutti. Anche il Si maggiore probabilmente si trova sopra il Mi. Questo equivaleva al Do bemolle che avevamo trovato qua giù. Quindi, una volta superato il Si, che bassettini abbiamo adesso? Non ce ne sono ancora tanti. Abbiamo il Fa diesis. Questo è un Fa diesis, equivale al Sol bemolle. Questo probabilmente l'avete utilizzato per fare il basso alternato del Si. Molto probabilmente, oppure lo avete utilizzato per fare proprio il Fa diesis maggiore in un pezzo.
e l'avete alternato utilizzando il basso sopra, che in questo caso è il Do diesis. Il Do diesis è raro, ma non è ancora impossibile da suonare, è abbastanza inutilizzato, quindi dipende anche qui dalla tonalità, però l'ho visto ancora utilizzarsi negli esercizi, insomma, in alcune canzoni, dove si va magari a fare il Do diesis settima, per poi concludere in Fa diesis, che è quello sotto. Quindi abbiamo Fa diesis, Do diesis, e adesso andando in su invece abbiamo quelli molto inutilizzati. Sol diesis. Ecco, questo così ad orecchio sembra quasi un La, infatti non è un La, però è un La bemolle, equivale al Sol diesis, quindi è identico. Quando abbassiamo questo si abbassa anche quello sulla fila supplementare, come dicevo prima, e poi si abbassa di conseguenza il La bemolle, quello ruvido, quello di cui parlavamo prima, il tasto ruvido del La bemolle, e a sua volta addirittura la fila supplementare che si trova qua giù, sempre dello stesso La bemolle. Quindi con questo si abbassano addirittura 4 bassettini. Quindi torniamo su, eccolo qua, questo è il Sol diesis salendo, poi ne abbiamo ancora solamente 2, proprio perché più si sale più sono rari. Ecco, dopo il Sol diesis avremo il Re diesis, equivalente al Mi bemolle. Questo, vi devo dire la sincera verità, probabilmente quasi mai utilizzato così in alto, salvo qualche esercizio particolare che si fa per sciogliere, diciamo, le dita dei bassi. E infine, dulcis in fundo, abbiamo il nostro bel La bemolle, addirittura La diesis, scusate, La diesis. Ecco, questo, anche questo ad orecchio sembra un Si, infatti è un Si bemolle. E anche qui, come possiamo vedere, si abbassa il contrabbasso corrispondente qui, e se andiamo a fare il Si bemolle, quello facile tra virgolette sotto al Do, sentite che è lo stesso. Saliamo, ecco, non l'ho pescato, vedete che anche a pescarlo si fa fatica perché non si hanno molti riferimenti, bisogna vedere l'ultimo tasto che c'è qua. Comunque, come ripeto, sono bassi che si vedono molto molto raramente. Ecco, il tema del video era quali sono i bassi più difficili da fare. In questo caso abbiamo visto anche i più rari, quelli che si vedono meno spesso, però vi posso assicurare che i bassi, quelli salendo sopra il Mi, sono molto più facili anche in chiusura. Se apriamo il mantice, ci ritroviamo qua giù, abbiamo la mano distante, però possiamo anche comprimere in questa maniera il mantice e la mano rimane tutto sommato molto alta, e quindi è anche comoda a livello ergonomico perché il nostro gomito sta giù, la nostra mano sta su, e quindi questi bassi diventano in definitiva sicuramente i più facili da eseguire. Anche più facili del Do, perché comunque già sul Do abbiamo tutto il peso del mantice, diciamo siamo a metà pulsantiera, invece qua su siamo proprio alla fine e possiamo fare il movimento che dicevo. Spendiamo ora 2 parole giusto per le accordature. Quindi, come ben sappiamo tutti, le accordature sono più frequenti utilizzate sono il maggiore, il minore e il settima, quindi Do maggiore, Do minore. La più difficile ovviamente è la diminuita. Ecco, questa anche l'avevo spiegata in alcuni video sui miei corsi. Questa è sicuramente la più difficile perché dobbiamo allargare il secondo dito fino ad arrivare all'ultima fila. Premetto che non tutti ce l'hanno la fila delle diminuite. Se avete una fisarmonica standard ce l'avete sicuramente, quindi avete 120 bassi, 20 file di bassi per 6 colonne, quindi la sesta colonna sarà in questo caso la diminuita. Perché l'hanno messa così complicata da fare? Perché ovviamente hanno dato la precedenza alle accordature più frequenti, quindi il maggiore l'hanno messo subito attaccato
il minore un pelo dopo, maggiore e minore sono i più importanti. Poi abbiamo il settima che comunque è più utilizzata la diminuita, un po' meno diciamo del maggiore, però è comunque utilizzata. La diminuita invece è quella che spesso si trascura più facilmente, infatti ci sono davvero pochissimi brani dove troviamo la diminuita, però vorrei sottolineare che è davvero una accordatura bellissima, soprattutto se la facciamo a destra, diciamo che dà un tono un po' inquietante, quello sì, però si può utilizzare in tantissime situazioni. A questo punto abbiamo finito anche con i bassi, allora in conclusione direi che i bassi più difficili da suonare sono quelli sui bemolli e ovviamente con accordature settime o diminuite, ad esempio questo re bemolle diminuito, soprattutto se fatto magari in chiusura e di continuo. Questo era davvero tutto sui bassi meno utilizzati della fisarmonica. Noi ci vediamo come sempre nel mio prossimo video qui sul canale.